Visitando la Galleria Doria Pamphili a Roma, siamo immediatamente colpiti dalla quantità di opere incredibili. Le pareti sono letteralmente tappezzate di quadri e si va da Caravaggio a Guercino, da Raffaello a Tiziano. Ma c'è un quadro in particolare che merita una stanza a sé, come fosse il tesoro più prezioso della collezione. Parlo del ritratto di Papa Innocenzo X Pamphili, dipinto da Diego Velázquez. Su questo quadro si sono dette parole incredibili. Il quadro più bello di Roma, il capolavoro fra tutti i ritratti. Una volta visto è impossibile dimenticarselo. Ma cos'è che rende quest'opera così speciale? Qual è il suo segreto? È l'estate del 1649 e a Roma c'è gran fermento. Ci si prepara al grande giubileo di metà secolo. Il Papa Innocenzo X vuole abbellire Roma per meravigliare le migliaia di pellegrini e viaggiatori che la visiteranno. Tutti i più grandi artisti sono all'opera. Anche Diego Velázquez, considerato il più grande pittore spagnolo vivente, è a Roma. Velázquez è di Siviglia, ha 50 anni e ha fama di essere un grandissimo ritrattista. Aveva dimostrato un talento incredibile nel saper rivelare con grande realismo l'umanità dei suoi personaggi, sia degli umili, il popolo, che dei grandi, come i sovrani di Spagna, che si erano assicurati i suoi servigi come ritrattista di corte. Ed è proprio per il re Filippo IV di Spagna che Velázquez è in Italia, in cerca di ispirazione, ma soprattutto di opere d'arte da acquistare per la collezione reale dell'Alcazar. Papa Innocenzo X, approfittando della presenza dell'artista in città, gli chiede un ritratto. L'artista, onorato, si mette all'opera, non immaginando certo che quello che andrà a creare diventerà uno dei quadri più famosi di sempre. Il ritratto è datato 1650, ma Velázquez deve averlo iniziato nell'estate del 49. Vediamo infatti Papa Innocenzo seduto in trono in abiti estivi, abito di lino e mazzetta di raso. L'artista mostra immediatamente una grandissima maestria nel trasmettere la consistenza delle vesti e delle superfici con pennellate dense e veloci, cariche di colore. I colori che usa sono sorprendentemente pochi, tutto è giocato sulle gradazioni del bianco, dell'oro e soprattutto del rosso, dimostrando di aver assimilato alla perfezione la lezione di Tiziano e del tonalismo veneto, ma anche quella di Raffaello, da cui riprende la posa del Papa e l'impostazione del ritratto stesso. Velázquez onora quindi la grande tradizione artistica del Rinascimento italiano, che però rielabora in uno stile nuovo e personale. Un'ombra nera, che dallo sfondo arriva fino allo schienale, fa risaltare le fattezze di Innocenzo X, non risparmiandone le imperfezioni. Velázquez, per niente intimorito dall'autorità del soggetto, fotografa la realtà di questo volto, senza idealizzarlo. Leggenda vuole che alla vista del quadro il Papa rimase così turbato da esclamare «È troppo vero!». E forse a colpirlo davvero era stato quello sguardo che Velázquez era riuscito a immortalare sulla tela, così vivo, severo e indagatore, specchio di un'anima non certo limpida. Uno sguardo rivelatore che, specialmente dal vivo, lascia un senso di inquietudine all'osservatore e non ha smesso di farlo nel corso dei secoli. Nel 1950 l'artista irlandese Francis Bacon rimane così colpito dall'opera di Velázquez che realizza ben 45 studi sullo stesso tema, in cui il soggetto originario viene deformato, esasperandone il senso di turbamento con una sensibilità prettamente contemporanea. Uno di questi studi è esposto nei Musei Vaticani. L'originale di Velázquez invece appartiene ancora alla famiglia di Papa Innocenzo, i Pamphili, ed è esposto nella galleria del loro palazzo, dove è possibile confrontarlo con un altro celebre ritratto del pontefice, scolpito dal Bernini. Solo a Roma succede di poter godere di due capolavori del genere uno a fianco all'altro, nel luogo a cui davvero appartengono, uno dei più grandi palazzi nobiliari di Roma ancora aperti al pubblico, dove il tempo sembra essersi davvero fermato ed è ancora viva l'atmosfera di grandezza del barocco romano. Se questo video vi è piaciuto o avete qualsiasi tipo di domanda, fatemelo sapere nei commenti qui sotto e iscrivetevi al canale Rome Trotter su YouTube. Alla prossima!